L'Egitto antico era una civiltà che fiorì lungo il fertile fiume Nilo circa 5.000 anni fa. Questa terra era divisa in Alto e Basso Egitto, uniti sotto un unico sovrano noto come il faraone. La società egizia era stratificata e teocratica, con il faraone al vertice, considerato non solo un re ma anche un dio in terra. Le piramidi, le più maestose delle quali furono costruite durante il Vecchio Regno, sono un simbolo duraturo della grandezza dell'Egitto. Queste strutture non erano solo tombe, ma rappresentavano una sorta di scala verso il cielo, aiutando il re defunto a unirsi agli dei nell'aldilà. L'Egitto era anche un centro di commercio, arte e scienza. I suoi abitanti svilupparono un sistema di scrittura, i geroglifici, e avanzate conoscenze in medicina, astronomia e ingegneria. La religione giocava un ruolo centrale nella vita quotidiana, con una vasta gamma di divinità che influenzavano ogni aspetto dell'esistenza. In questo contesto storico e culturale, la storia di Hatshepsut assume una risonanza particolare. Nata come principessa reale, Hatshepsut era destinata a un ruolo secondario nell'ombra dei faraoni. Tuttavia, il suo destino prese una svolta straordinaria, portandola a diventare una delle poche donne a salire al trono dell'Egitto, come faraone a pieno titolo. In un'epoca di divinità e dinastie, una principessa egizia era destinata a diventare una leggenda. Questa è la storia di Hatshepsut, la figlia di Thutmose I e della grande moglie Ahmose, destinata a ridefinire il potere regale nell'antico Egitto. In un'epoca dominata dagli uomini, sorse una sovrana che avrebbe infranto ogni convenzione. Hatshepsut, la regina che divenne faraone, una delle figure più intriganti e controverse dell'antico Egitto. Il suo nome, che significa la più importante tra le donne nobili, preannunciava un regno eccezionale. Giovane e ambiziosa, Hatshepsut era già una figura di spicco a corte, quando sposò suo fratellastro Thutmose II, consolidando così la sua posizione nell'elite egizia. Ma il suo destino era di elevarsi ben oltre il ruolo tradizionale di una regina. Hatshepsut ottenne l'onore di essere nominata moglie del dio Amon, un ruolo che le conferiva un potere e un prestigio senza precedenti. Servendo come consorte simbolica del dio più venerato di Tebe, Hatshepsut si elevò a un livello quasi divino, partecipando attivamente nei riti e influenzando la politica tebana. Alla morte di Thutmose II, Hatshepsut assunse la reggenza per il giovane Thutmose III, suo figliastro. Inizialmente una reggente, si trasformò presto in una sovrana a pieno titolo. Nel 7° anno della sua reggenza compì un passo audace. Si autoproclamò faraone, sfidando secoli di tradizione. Hatshepsut non si limitò a prendere il titolo. Trasformò anche la sua immagine. Le statue e i rilievi la raffiguravano ora con abiti e attributi maschili, pur mantenendo la sua identità femminile nelle iscrizioni. Era una donna, ma anche un faraone in tutto e per tutto, simbolo vivente di un potere che trascendeva le convenzioni di genere. Le rappresentazioni artistiche di Hatshepsut sottolineavano il suo ruolo unico. Appariva in scene regali, dominante rispetto a Thutmose III, il quale veniva raffigurato in scala minore, una scelta simbolica che rifletteva il suo ruolo secondario. Hatshepsut, consapevole di navigare in acque mai esplorate prima, si mosse rapidamente per consolidare e legittimare il suo regno, dimostrando che la sua autorità non era meno valida di quella di qualsiasi faraone maschio. Con l'inizio del suo regno si trovò di fronte a una scacchiera politica complessa, una scacchiera che giocò con astuzia e maestria. La sua storia è quella di una sovrana che non solo si affermò come faraone, ma plasmò anche il destino dell'antico Egitto. Hatshepsut iniziò il suo regno con una mossa calcolata. Fece sposare sua figlia con Thutmose III, assicurandosi un doppio ruolo di potere come matrigna e suocera del giovane faraone. Ma questo non le bastava. Per rafforzare la sua posizione, si proclamò non solo la moglie di Amon, ma anche sua figlia, rendendosi così una semidea. Un'iscrizione deliziosamente poetica racconta la notte del suo concepimento divino, aggiungendo un ulteriore strato di legittimità al suo regno. Assunta la reggenza per il giovane Thutmose III, Hatshepsut superò rapidamente il ruolo di reggente, assumendo la piena autorità del faraone.
Questa donna straordinaria, il quinto faraone della 18ª dinastia, governò l'Egitto durante il suo periodo più prospero, l'era dell'impero egiziano. Hatshepsut inizialmente regnò come donna, ma circa 7 anni dopo scelse di essere rappresentata come un faraone maschio nelle statue e nei rilievi, mantenendo tuttavia nelle iscrizioni il riferimento al suo genere femminile. Una mossa audace e senza precedenti, che testimonia la sua straordinaria capacità di adattarsi e dominare in un mondo governato dagli uomini. Ma lei non si fermò qui. Utilizzò rilievi e iscrizioni per legittimare il suo potere, collegandosi a eventi storici significativi come l'espulsione degli Hyksos e posizionandosi come diretta erede del grande liberatore Amose. Le sue affermazioni, sia pure esagerate, sfruttavano abilmente la memoria storica del popolo egizio, rafforzando la sua immagine di sovrana potente e legittima. Hatshepsut dimostrò la sua maestria non solo nella politica, ma anche nell'architettura e nelle campagne militari. I suoi progetti edilizi, come il magnifico tempio di Deir el-Bahri, erano di una scala e bellezza senza precedenti. Questi progetti non solo glorificavano il suo nome, ma onoravano anche gli dei e fornivano lavoro al popolo. Anche le sue campagne militari, sebbene la loro natura esatta rimanga un mistero, erano un'affermazione del suo ruolo come faraone guerriero. Nel suo percorso, Hatshepsut fu sostenuta da Senenmut, un uomo di umili origini che divenne uno dei suoi più fidati consiglieri. Responsabile dei suoi più grandi progetti, il rapporto tra Senenmut e Hatshepsut rimane un intrigante mistero della storia egizia. L'apice del suo regno fu la spedizione a Punt, che dimostrò la ricchezza e il potere del suo Egitto. Hatshepsut commemorò questo evento con un rilievo che elencava minuziosamente i tesori importati. Il suo tempio a Deir el-Bahri, con la sua eleganza e la sua posizione imponente, è un simbolo duraturo del suo regno. L'arte di questa epoca rifletteva la sua delicatezza e potenza, e il tempio stesso divenne un modello per i faraoni futuri. Hatshepsut ha lasciato un'impronta indelebile sull'antico Egitto. I suoi progetti edilizi erano così vasti e influenti che oggi in quasi ogni museo che espone arte egizia è possibile trovare tracce del suo regno. Hatshepsut costruì più di qualsiasi altro faraone, ad eccezione di Ramses II, cementando il suo posto nella storia come una delle sovrane più influenti e innovative dell'antico Egitto. La storia di Hatshepsut, un faraone donna in un mondo di uomini, si intreccia con misteri e intrighi fino al suo ultimo respiro. Il suo regno, segnato da successo e audacia, si avvicinava a un finale controverso, un finale che avrebbe lasciato il suo nome nascosto nelle ombre della storia per millenni. Mentre Hatshepsut consolidava il suo potere, Thutmose III, il figliastro che lei aveva messo a capo degli eserciti, non rimase inattivo. Egli imparò l'arte della guerra e della strategia, diventando un abile generale. Tuttavia, sotto la superficie di questa collaborazione si muovevano le correnti di un inevitabile cambiamento. Nel 1457 a.C., Thutmose III guidò una campagna contro una ribellione a Kadesh, una mossa che segnò l'inizio della fine per Hatshepsut. Dopo questa battaglia, il suo nome cominciò a svanire dai documenti storici. Thutmose III prese il controllo pieno e retrodatò il suo regno, attribuendosi i successi di Hatshepsut. Per lungo tempo, il destino finale di Hatshepsut rimase avvolto nel mistero. Fu solo nel 2006 che l'egittologo Zahi Hawass annunciò di aver identificato la sua mummia, rivelando che era morta intorno alla cinquantina, probabilmente a causa di un ascesso dentale. Thutmose III, successivamente conosciuto come il Napoleone dell'antico Egitto, intraprese una campagna sistematica per cancellare ogni traccia di Hatshepsut dalla storia. Senenmut e Neferu-Ra, i suoi alleati più stretti, erano già scomparsi, lasciando Hatshepsut senza difensori. Le sue immagini e iscrizioni furono distrutte o rimosse e il suo nome fu cancellato dai monumenti. Molti studiosi hanno teorizzato sulle ragioni di questa cancellazione. Alcuni suggeriscono che Thutmose III vedesse il regno di Hatshepsut come una deviazione inaccettabile dalle tradizioni egizie. Un faraone donna sfidava il concetto di Ma'at, l'armonia e l'equilibrio.
fondamentale nella cultura egizia. La rimozione del suo nome e del suo regno era quindi un tentativo di ristabilire l'ordine tradizionale. Dopo la sua morte, il suo nome fu cancellato dai monumenti, quasi come se qualcuno, forse Thutmose, avesse cercato di cancellarla dalla storia. Ma la cancellazione del nome di una persona, nell'antico Egitto, era più di un semplice atto di oblio. Era un tentativo di ostacolarne l'esistenza nell'aldilà. Eppure, Hatshepsut sfidò anche questo destino. La sua memoria sopravvisse, nascosta nelle camere interne del suo tempio a Deir el-Bahri, aspettando di essere riscoperta. Fu solo nel XIX secolo che l'orientalista Jean-François Champollion, decifrando i geroglifici, iniziò a riconciliare le contraddizioni tra le statue maschili e i geroglifici che parlavano di una sovrana. Nonostante gli sforzi per cancellarla dalla storia, oggi Hatshepsut è celebrata come uno dei più grandi faraoni dell'antico Egitto, una sovrana il cui regno fu segnato da prosperità e ambiziosi progetti edilizi. La storia di Hatshepsut è una testimonianza della forza della memoria e della storia. Sebbene tentativi fossero stati fatti per cancellarla dalla storia, il suo spirito e il suo legato sono sopravvissuti, riaffermando il suo posto tra i grandi della storia egizia. La sua vita, il suo regno e il suo misterioso destino rimangono un capitolo affascinante e ispiratore nel lungo e ricco mosaico della storia dell'antico Egitto. La storia di Hatshepsut è un viaggio straordinario di potere, ambizione e ingegno. In un mondo governato da uomini, riuscì a imporsi come uno dei più influenti faraoni dell'antico Egitto. La sua eredità, una volta quasi cancellata dalla storia, oggi brilla come un faro di forza e determinazione, un tributo eterno alla più importante tra le donne nobili. La sua storia è quella di una donna che sfidò le convenzioni, che regnò con forza e saggezza e che lasciò un'eredità che continua a stupire il mondo ancora oggi. La sua vita è un racconto di potere, ingegno e grandezza senza tempo. Grazie per averci seguito. Lasciate un mi piace se la storia vi è piaciuta e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i nostri contenuti.